Quanto guadagni? Prendo 55.000. 65.000 più o meno. 134. Quanto guadagnano gli italiani a New York? Ho già fatto questo video a Berlino e a Milano per scoprire quanto guadagnassero i ragazzi che mi seguono. Penso che possa essere utile sapere quanto guadagnano, cosa fanno, quanto hanno studiato, come si trovano, per poter fare un confronto con noi, capire il contesto e anche tra le varie città. Per esempio ho scoperto che a Milano la RAL media era di 30.000 euro mentre a Berlino di 60.000. A questo punto ero veramente curioso di sapere come fosse la RAL oltreoceano. RAL vuol dire retribuzione annua lorda, cioè lo stipendio lordo. Partiamo. Con chi siamo? Claudia. Cosa fai qua a New York? Studio e lavoro part time. Che lavoro è? Faccio 2 lavori. Il primo da peer advisor, sono consigliera per gli studenti nuovi che si iscrivono all'università, Guardia, un community college. E l'altro lavoro invece faccio la tutor di italiano, sempre nella mia università, dove insegnano italiano agli studenti e io ho un'ora con loro dove faccio laboratorio. Quanto guadagni? 12-13k. Come funziona il netto e il lordo qua a New York? Io ti ho detto il netto. Ho netto dentro Compresi entrambi i lavori? Esattamente, sì. Ti basta per vivere qua a New York? Assolutamente no, perché io comunque vado al college, quindi pago le lezioni. Io a semestre sono 4k. E tu prima hai studiato? Ho fatto 2 anni allo USM a Roma, scienze motorie, e poi ho mollato. Il tuo lavoro ha un buon impatto? All'interno dell'università sicuramente, all'infuori non interagisco con persone che stanno al fuori dell'università. A quant'è che lo fai? Lavoro da 1 anno, studio qui da 2 anni. Claudia, come un paio di altre persone dopo, mi ha parlato del netto direttamente in busta paga, mentre tutte le altre persone mi parleranno del lordo. Però chiaramente le tasse a New York non sono come in Italia, per cui dati 100.000 euro di stipendio lordo, quello che arriva al dipendente in Italia sono più o meno 4.500 euro, dipende da un po' di fattori. Quello che arriva al dipendente invece a New York sono più o meno 6.500 euro, 2.000 euro in più, perché si paga più o meno il 30% di tasse, anche qua in base ad alcuni fattori. Chiaramente però sappiamo che gli Stati Uniti hanno meno previdenza sociale e per esempio l'assicurazione la devi pagare a parte. Vabbè, questo solamente per dire che a questi stipendi lordi va tolto solamente il 30% e non il 50% come in Italia o a Berlino. Più o meno devi togliere tra il 25 e il 27%. E come al solito per questa serie di video devo ringraziare Start to Impact, una delle principali scuole di formazione online per formarsi e trovare lavoro nel digitale. Con chi siamo? Siamo con Samuel. Cosa fai qua a New York? Lavoro per un'azienda che importa e distribuisce specialty food italiano. Importiamo ingredienti di alta qualità dall'Italia e poi li vendiamo in tutti gli Stati Uniti. E tu di cosa ti occupi? Di diverse cose all'interno dell'azienda perché è un po' piccola, customer service, buyer, organizzazione della giornata, quindi ho diverse mansioni. E quanto guadagni qua a New York? In lordo 65.000 più o meno. Qua come funziona tra netto e lordo? Quanta è la differenza? Più o meno devi togliere tra il 25 e il 27%, però dipende comunque dal visto che hai. Io ho un H1B in questo momento, ma sto facendo application per la green card. H1B è un visto lavorativo che dura 3 anni e lo puoi rinnovare per altri 3, però è sempre comunque collegato all'azienda che ti deve sponsorizzare. Tu da quanto tempo fai questo lavoro? Sono qui da 2 anni e mezzo, ma lavoro per la stessa compagnia da 5, ho fatto un paio di anni in Italia, in remoto, e poi mi sono trasferito qua. Come mai ti sei trasferito qua? Volevo provare una nuova esperienza, l'Italia mi stava un pochino stretta, mi era capitata questa occasione qui appena mi ero laureato all'università in Italia e quindi appena ho potuto poi sono partito. Vivi qua a Manhattan? Sì, vivo ad Harlem. O quanto paghi d'affitto? 1.800. 1.800 per una stanza o per una... Per una stanza. Vabbè, per più di Milano questa. Sicuramente più di Milano, praticamente il 50% del mio stipendio. Ti basta per vivere qua a New York? Oh, sì, ma è sempre meglio comunque avere qualcosa on the side. Io ad esempio sono un DJ, suono qualche serata, quindi è sempre un guadagno extra che fa sempre molto comodo per crearsi un po' un cuscinetto. Preferiresti fare il DJ o quello che fai adesso? Il DJ. Cosa hai studiato? Scienze gastronomiche all'Università di Praga, che è praticamente università di slow food. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto? Direi di sì, sto conoscendo un sacco di persone molto interessanti, ho imparato un sacco di cose. La città in sé ha il più grande impatto nella vita di una persona, direi, non soltanto il lavoro. È davvero molto divertente vivere qua. Vorresti rimanere qua? Sto facendo l'application per la green card, quindi le mie intenzioni sono di rimanere qui a lungo. Con chi siamo? Con Mattia. Cosa fai qua a New York? Lavoro in una banca di investimento. E di cosa ti occupi? In generale il dipartimento di Corporate Investment Banking. Cosa hai studiato? Finanza in triennale, finanza quantitativa per il master, in Italia la triennale, in Inghilterra il master. Quanto guadagni? Più o meno un analista in entrata in banca di investimento qua a New York, desk di front office dai 100 ai 120 più il bonus, un associate quindi dopo 3-4 anni di esperienza dai 120 ai 140 più il bonus, quindi l'in tutto incluso può essere da 150 a 200.000. E quanti anni è che lavori? Includendo gli internship 4,5. Quanto paghi d'affitto qua? Poco meno di quasi $1.500. Per una stanza? Sì. A Manhattan? No, vivo nella costa del New Jersey, è molto comodo perché sono più basse le tasse, perché stato che vai, tasse che trovi, e le case sono molto più grandi, più rinnovate. Con che visto sei? Sempre H1? No, non te lo posso dire. Quello che guadagni ti basta per vivere a New York? Sì, abbastanza, tanto, metto anche tanto da parte. Vivendo in New Jersey, facendo un lavoro che comunque paga, sì, è molto facile mettere da parte. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto? Sì, tantissimo. Con chi siamo? Siamo con Eva. Cosa fai qua a New York? Faccio tante cose perché sono una freelance che canta. Quindi per cantare devo cantare, fare i matrimoni, fare i birthday parties, fare
fare le gig nei ristoranti, devo fare la dog walker, devo fare la babysitter. E ultimamente ho cominciato a fare contenuti online, però non ho fatto una lira. Come funziona la partita IVA? Praticamente, cioè, io faccio le mie tasse da sola in quanto freelancer, tipo che I own my own business, diciamo. E però qui non c'è la partita IVA, infatti è una meraviglia. Quindi guadagni e basta e poi paghi le tasse. Esatto. Quanto guadagni da questo lavoro? Allora, da tutti quanti messi insieme cambia. Dimmi, quanto speri di guadagnare quest'anno? Una forbice che va da quanto speri a quanto guadagni al minimo. Ok, io spero 20.000. Speri 20.000 netti in tasca. Esatto. Io spero di essere lì. Nel peggiore, magari 13. Ti basta per vivere qua a New York? Col cazzo. Hai studiato prima di venire qua? Ho studiato all'università Boston e ho studiato musica. Da quanto tempo è che fai questo lavoro? 2 anni. Sì, che questo lavoro abbia un buon impatto? Secondo me sì. Posso dire Quanto paghi d'affitto? 1.300. Sei qua a Manhattan? No, sono a Brooklyn. Con chi siamo? Ciao, sono Sebastiano. Cosa fai qua a New York? Lavoro negli Stati Uniti, a Chicago. Faccio il consulente informatico, più nella parte tecnologica, quindi sviluppatore. Però ho deciso di abitare qua a New York. Quindi fai lo sviluppatore a Chicago ma vivendo a New York. Come mai New York? E dirti la verità, mia moglie aveva il sogno. È una città incredibile, secondo me unica nel suo genere, nel mondo. Forse la miglior città del mondo, quindi sono proprio felice di essere venuto qua. Per una società di consulenza? Esatto, una società di consulenza italiana, internazionale, sì. Quanto prendi qua a New York? Dai 90 ai 110.000 dollari. Da quanto tempo fai questo lavoro? 7 anni, sempre per questa compagnia italiana. Dall'America mi trovo benissimo, ho avuto questa opportunità e secondo me bisogna coglierla. Cosa hai studiato? Scienze informatiche, quindi sono comunque di base un informatico. Il tuo stipendio ti basta per vivere qua a New York? Io sono venuto qua con mia moglie, sono sposato giovane ma perché volevamo stare insieme eccetera e penso che in due si fa fatica, vivevamo quasi meglio in Italia. Però in Italia lo stipendio era più basso? Ovviamente sì, era più basso, ok. poi venivo anche più dalla provincia. Quanto pagate l'affitto? 2.300 Per una casa? per una monolocale. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Diciamo che io personalmente quello che faccio, forse no, però vedo che la mia azienda o molte aziende, perché facendo il consulente lo sento, c'è molta proattività nel fare circular economy, investire su green eccetera. Io ho il visto lavorativo ed il visto E2. Un'azienda italiana che ha investito più di 200.000 dollari, se non sbaglio, territorio americano, può richiedere un visto E2. Come notate, neanche a New York sto intervistando panettieri o idraulici. Questo perché il campione non è rappresentativo della città, ma sono solamente le persone che mi seguono. È un campione rappresentativo delle persone che mi seguono. Penso che sia più utile fare un video così. Se siete interessati semplicemente alle statistiche medie, basta fare una ricerca su Google. Questo invece è più interessante per capire persone simili a noi che scelte di carriera hanno fatto. Con chi siamo? Con Elisabetta. Cosa facevi a New York? Lavoravo per le Nazioni Unite. No. Ho fatto un internship qui, ho iniziato proprio a luglio di 2 anni fa, di 6 mesi con UN Women, UN Entity for Gender Equality and Women's Empowerment. Sono stata qui da 6 mesi circa, poi ho fatto altri lavori, adesso faccio parte di un altro programma e lavoro sempre per il Sistema Nazioni Unite in Guatemala. Questo era un internship quello che hai fatto Sì. qua. Ed era la tua prima esperienza di lavoro? No. Da quanto tempo lavoravi? Ho finito il master settembre 2021 e da lì ho iniziato a fare vari internship e l'ultimo internship che ho fatto l'ho iniziato a luglio 2022. E quanto eri pagata? Dipende da dove lavori per le Nazioni Unite. Io lavoravo per UN Women fortunatamente paga i suoi intern, però molto poco, parliamo di circa 17-18 mila dollari l'anno. Netti o lordi? Netti, sì, perché non sono tassati, è come una borsa di studio. E ti bastava per vivere qua No. a New York? Cosa ci pagavi? L'affitto? Dipende da dove vivi. Io vivo in Queens e riuscivo a pagare tipo 875 dollari al mese, però non era una condizione felicissima, per cui non la consiglio. Ti sai qualcosina da parte giusto per pagarti i voli, perché non ti pagano i voli. Per toglierti qualche sfizio, affitto, trovi qualcosa di veramente basso e cerchi di risparmiare al massimo sul cibo, per cui compri tutto tu, fai la spesa tu e non mangi fuori. Ovviamente New York è la città delle tentazioni, quindi è veramente difficile. Per cui ero proprio a filo, avevo risparmiato qualcosa, avevo lavorato un mese tipo dall'Italia per mettere da parte. Ok. Ora in Guatemala prendi di più? Sì. Con chi siamo? Ginevra. Cosa fai qua a New York? Faccio ricerca sul cancro. Ricerca sul cancro per che azienda? L'ospedale, il Cornello. Quanto guadagni? Prendo 55.000, però il mio netto uguale al lordo, perché non pago le tasse, perché col visto J1, se sei italiano, non paghi le tasse per i primi 2 anni. Figo, cos'è il J1? È un visto di exchange. Infatti io sono visiting research assistant, è il nome della mia posizione. Da un'università italiana? Sei venuto No, qua? no, no, no. Da un ospedale italiano? Sì, non ho fatto il dottorato, è una sorta di borsista di ricerca. E ti basta per vivere qua a New York? Sì. Quanto paghi d'affitto? 1.350. Dove vivi? Ad Astoria. Una stanza o Una stanza. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto sul mondo? Beh, direi di sì, dai. Cosa hai studiato? Ho fatto biologia come triennale e biologia cellulare e molecolare come magistrale. E da quanto tempo fai questo lavoro? Sulla carta 1 anno e mezzo, sulla pratica 2 anni e mezzo perché ho fatto un anno di tesi sperimentale. E dopo cosa vorresti fare? In realtà vorrei entrare in azienda, vorrei fare clinical trials. Con chi siamo? Francesco. Cosa fai qua a New York? Sono un software engineer per un'azienda di consulenza italiana che si è estesa all'estero. Consulenza IT. Sono con l'I2. Che è un visto per cui tu non puoi lavorare per altre aziende, solo quella italiana? Esatto. Quanto guadagni? 134. Da quanto lavori? In totale da 5 anni. Sono a New York da 18 mesi. Cioè, quindi non è che ti sfruttano? No, me l'hanno alzato di recente. Ti basta per vivere
qua a New York? Sì, 134 sono più che sufficienti. Quante tasse ci paghi? Un buon 30-33%. Che è molto meno dell'Italia comunque. Quanto spendi l'affitto? Adesso 2500. Vivo in una one bedroom a Brooklyn. Cosa hai studiato? Ingegneria informatica, Politecnico di Bari. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Sono abbastanza sicuro che abbia avuto un buon impatto fino a poco tempo fa, sì. Ti piace New York? Molto bella, ma Ti vivresti? non pianifico di starci fino all'età pensionabile, però qualche altro anno sì, sicuramente. Come vedete, anche in questo caso i più pagati svolgono professioni digitali, perché sono sempre più richieste in Italia e nel mondo. Se volete approfondire le professioni digitali, in descrizione c'è il link per scoprire Start to Impact. Nell'ultimo anno hanno ascoltato le richieste dei loro studenti e hanno aumentato il contatto con i professionisti che correggono i loro progetti, il supporto nello studio e la ricerca del lavoro. E in più c'è anche l'opportunità di fare pratica su più di 60 esercizi ricevendo correzioni in tempo reale. Ad oggi sono gli unici che hanno la garanzia Money Back Under 30 su tutta l'offerta formativa e una volta finito il master offrono un supporto illimitato per trovare il lavoro più adatto a voi. Per rendere sostenibili tutti questi investimenti, il prezzo dei master sta per aumentare. Se stavate pensando di provare Start to Impact, questo è il momento migliore per farlo. Potete iniziare da una prova gratuita di 7 giorni e iscrivervi al prezzo attuale fino al 30 ottobre con il link che trovate in descrizione. Trovate diverse testimonianze sia sul loro blog che sul loro canale YouTube. Con chi siamo? Con Marco. Per che azienda lavori? Un'azienda tech. Che non si può dire, ma una delle grandi aziende tech. Esatto. Quanto guadagni? In un'azienda tech a New York chi si occupa di product strategy e go to market ha una forbice dai 200 ai 300 mila dollari. Quindi tu sei in quella forbice? Sì. Di cosa ti occupi? Io mi occupo di product strategy sulla parte di advertising a livello globale. Da quanto tempo fai questo lavoro? Io sono in azienda da 7 anni e sono qui a New York da novembre. Prima lavoravi per la stessa azienda? Ma da dove? Da Dublino, che è la sede centrale europea dell'azienda per cui lavoro. E ti sei fatto spostare qua a New York? E ti basta lo stipendio per vivere qua a New York? Sì. In realtà dipende anche molto dallo stile di vita. New York è particolare proprio per questo. Puoi decidere di spendere tantissimo oppure puoi magari vivere non a Manhattan, avere uno stile di vita più modesto ma comunque goderti la città. Tu quanto spendi? Affitto medio per un monolocale in una zona downtown è di circa 2.500 e 3.000 dollari al mese. E riesci a mettere i soldi da parte? Sì. Cosa hai studiato? Ho studiato economia e poi ho fatto un master in international management. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Sì. Io mi occupo di advertising, quindi se si pensa all'advertising come uno strumento che hanno le aziende per sviluppare il loro business, certamente è molto utile. Con chi siamo? Alice. William. Cosa fate qua a New York? Studente. Studente anch'io. Dove? Che università? Suffolk Community College nella contea appunto di Suffolk a Long Island. Ok, cosa studiate? Biologia. Anch'io, per fare poi medicina. Quanto costa l'università? Per me che sono studentessa internazionale sono 12.000 all'anno. Per me che sono italo-americano 6.000 all'anno. Ma lavorate anche qua a New York? No, viviamo a casa dei miei. Quindi non spendete niente in realtà? In auto, affitto, niente. Però appunto spese tipo andare a cena, queste cose sì, tipo 1.000 al mese. Perché sento che costi tanto, sento che sta tanto qui sì. Com'è vivere a Long Island? È molto bello. Quando ci si immagina l'America tipo come nei film, diciamo le casette con i giardini e tutto quanto. E lì è molto più così, ovviamente rispetto alla città. Però sei a un'ora da qua e quindi hai anche... Siete nei suburbs? Sì, esatto, nel senso per me è anche normale perché sono nato e cresciuto. E non sei mai stato in Italia? No, sono stato in Italia, ci ho vissuto, però dopo 18 anni, quindi non sono mai... Però parli bene italiano? Ah, grazie. Con chi siamo? Lorenzo Ielmi. Cosa fai qua a New York? Ingegnere strutturista e metà architetto. Per che azienda? Craft Engineering Studio. Quanto guadagni? Lordo annuale 100k. Ti basta per vivere qua a New York? A Manhattan è molto cara. Se vivi un po' fuori, tipo Brooklyn, vivi molto bene. Quindi sì. Da quanto fai questo lavoro? Circa 5-6 anni. Cosa hai studiato? Ingegneria civile, industriale e precisamente ingegneria edile e architettura. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? L'impatto del mio lavoro è buono, ma siamo trattati male dal punto di vista economico. Bene, ricapitoliamo. Lo stipendio medio di queste interviste è superiore ai 100.000 dollari lordi, mediato inoltre a ribasso da un paio di stage. 7 persone erano mid o senior, mentre 5 erano junior. I settori principali li avete visti: finanza e consulenza. Quindi se in Italia la RAL media era di 30.000 euro, quindi più o meno 1.800-1.700 al mese netti in busta paga, in Germania di 60.000 euro, quindi più o meno 3.000 euro netti in busta paga, a New York era di 100.000, quindi più o meno 6.500 netti in busta paga. Con la differenza però che gli Stati Uniti costano molto di più. Una stanza a Brooklyn costa 1.300 euro e un bel bilocale a downtown Manhattan invece 3.000. Comunque però le strade secondo me quindi per un italiano sono due: o cercare di mettere quanti più soldi da parte risicando a New York però poi portando un bel malloppo in Italia a casa, oppure rimanere a vivere a New York e vivere come un americano, dove però la spesa è molto maggiore. E ovviamente per questo video ringrazio Start to Impact. Vi ricordo che il prezzo attuale dei master è bloccato fino al 30 ottobre e per capire qual è la strada giusta per voi potete fare 7 giorni di prova gratuita con l'accesso a tutti i master. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se non l'avete visti guardate assolutamente i video che ho fatto a Berlino e anche i 2 video che ho fatto a Milano. Presto usciranno anche i video che ho fatto a San Francisco e a Zurigo e scrivetemi nei commenti quali vorreste che siano le prossime città.